Aula Star F68. È la solita tastiera di turno? Sì, ma preferisco comunque mostrarvela per due motivi. Innanzitutto desidero fare una riflessione sul fattore dell'estetica, che viene molto preso in considerazione nel settore delle meccaniche. La seconda giustificazione riguarda la presenza di caratteristiche che finora non mi sono capitate nelle recensioni. Sono decisamente semplici e scontate, ma è giusto far vedere tutte le potenziali applicazioni, implementazioni che un oggetto di questo tipo può avere. Non sarà quindi una recensione completa, diverse informazioni sono presenti nella descrizione di questo video e nella pagina web del produttore. Ho voluto strutturare così questo contenuto per fare qualcosa di diverso dal solito. Oramai la maggior parte delle caratteristiche di una tastiera ve le ho presentate, analizzate a fondo volte e più volte, perciò mi sembra un po' stupido ripetermi. Vi parlo giusto del necessario: inserzione di vendita, confezione, copritasti e interruttori, oltre naturalmente a quei due motivi detti poc'anzi. L'inserzione ufficiale di vendita non mi è piaciuta per diversi aspetti, anzi sembra essere solamente una pagina con delle informazioni buttate lì. Il prezzo del prodotto manca, non mi è comparso da nessuna parte e per comprarla bisogna compilare una finestra che sembra aver l'intento di chiedere se la tastiera è disponibile. Immagino che in questo spazio si possa specificare quale variante si desidera, poiché non c'è un menu per poterla selezionare. A livello estetico, le immagini presentate sono abbastanza anonime, nel senso che non sono creative e paiono molto commerciali. Soltanto da queste grafiche ci si può informare di alcune caratteristiche tecniche, poiché manca una tabella riepilogativa che sarebbe opportuno inserire. Insomma, per il momento sembra che non la si possa acquistare direttamente. Riprendendo le varianti, il sito web di Aula fa capire che ce ne sono tre. Cambia solamente la sfumatura di colore. Ho scelto quella viola per il semplice motivo che un'applicazione puramente trasparente l'ho già con la Phantom 81. Non potendo acquistarla direttamente, vedendo che sui motori di ricerca compaiono altre colorazioni, sono andato a cercare delle inserzioni di altri venditori e ho notato che su AliExpress c'è tutto quanto, comprese ulteriori immagini di presentazione e delle tabelle sulle caratteristiche tecniche. Sottolineando le varianti, se ne hanno due in più, la rosa e la verde. Non mi spiego perché Aula non le metta a disposizione. Vabbè. Guardando il prezzo di queste inserzioni, insieme ad altre presenti sul web, affermo che è equilibrato per la qualità che si riscontra. Attenzione che un costo di questo livello potrebbe offrire questo. Ovviamente su una tastiera a 150 euro in su è difficile riscontrare tale disagio, sta al cliente vedere se per lui è un vero fastidio. Personalmente è una negatività che prendo poco in considerazione, ma capisco chi non la tollera affatto, per questo l'ho voluta evidenziare. La confezione invece l'ho molto apprezzata, guardando prima di tutto l'esterno, sia il disegno vettoriale della tastiera, in modo da avere un'anteprima di quello che ci si attende. L'apertura è a sollevamento, come piace a me. Le motivazioni sono espresse nel mio libro riguardante le tastiere meccaniche, attualmente in bozza. Ma prima di tutto l'utente riceve un foglio in cinese e inglese che restituisce le informazioni per poter utilizzare la tastiera, con le varie parti che la compongono e le modalità di connessione. Ottimo che abbia sopra una protezione antipolvere, non è sempre scontata. Bene anche l'applicazione della pellicola per non graffiare le superfici, logicamente. Ve la faccio vedere in generale.
un profumatore, roba che non ho mai visto in nessun'altra confezione, incluse quelle che riguardano altri tipi di prodotti. Davvero una trovata intelligente perché sicuramente rende piacevole l'esperienza di acquisto. Sembra che la tastiera sia disinfettata perché è quello l'odore che emette. Anche le scatoline le apprezzo perché sono personalizzate, nel senso che c'è il logo dell'azienda e soprattutto gli accessori non si trovano in delle tristi bustine di plastico, addirittura lasciati lì come è successo in altre confezioni. Ecco che c'è un panno. Se si voleva essere precisi, si poteva fare anche a tema con la tastiera. Vabbè. E poi un estrattore 2 in 1, soluzione che preferisco rispetto ad avere due pezzi. Nell'altro involucro c'è naturalmente il cavo e anche questo mi è piaciuto perché non è il solito che si riscontra. Quelli a spirale sono sempre i benvenuti nelle scrivanie degli appassionati. Come abitualmente si vede, i connettori sono l'USB-C rivolto alla periferica e l'USB-A rivolto al computer. Qui il colore non è da specificare, se ne ha soltanto uno. Aggiungo solo che questo viola è scuro e ovviamente la trasparenza viene enfatizzata meno, ma rimane una soluzione gradevole alla vista. E questo colore insieme a quello adoperato per le leggende ci sta bene, o meglio, per le stampe hanno fatto centro con questa tonalità perché si vedono decisamente bene. Toccandole si sente che sono in rilievo e questa per me è una bella sensazione. I disegni tendono a essere centrali, dico così perché alcuni sono più posizionati verso l'alto. È comunque un dettaglio perché a prima vista non si nota questo posizionamento diverso. Il tema è il classico alert, alarm, danger, che personalmente ci può stare col fattore della trasparenza e quei LED per creare gli effetti di colore e luce. Di questo ne parlo più avanti per fare una distinzione tra due tipi di estetiche. Avverto subito che per l'estrazione bisogna prestare più attenzione del dovuto. La base non è rigida e con un'elevata pressione potrebbe provocare qualche rottura o deformazione. Rimane comunque una mia impressione, può darsi che piastra, circuito stampato abbiano grande resistenza e perciò può anche non accadere nessun disagio. Io comunque suggerisco di non esercitare troppa sollecitazione. Detto questo, gli interruttori sono targati Leobog, spero che si pronunci così, marca per me finora sconosciuta. Queste sono le caratteristiche tecniche che potete confrontare con altri modelli e altre marche affrontate finora sul canale, attraverso l'indirizzo web che lascio nella descrizione del video. Si sente molto che sono lubrificati di fabbrica e questo intensifica la comodità di avere una tecnologia lineare. In questo modo non avete intensità acustiche importanti perché sono impercettibili, adatti quindi in ambienti di lavoro e di studio. Non a caso è la tipologia più apprezzata dagli utenti. A vederla così è una tastiera normalissima, non è un qualcosa di impattante come la Treus 62. Ci sono comunque delle caratteristiche che la rendono un po' più particolare rispetto a quello che si è abituati. Innanzitutto c'è un vero e proprio pulsante posto sul fronte, adibito alla funzione di accensione e spegnimento. Quasi sempre vengono adottati interruttori e fra l'altro posti nel retro o nel lato del telaio. L'approccio di Aulastar facilita di sicuro l'utente perché gli basta una semplice pressione per poter azionare e disattivare la periferica, senza cercare il bottone giusto e senza dover alzare l'intero oggetto per poter applicare un comando così semplice. La manopola racchiude un pulsante, generalmente si vede un'unica soluzione, un unico pezzo che ruota e aziona un comando tramite pressione. Qui si hanno, per così dire, due parti indipendenti. L'alloggiamento del ricevitore wireless è nascosto da una lastra in alluminio che si appoggia alla scocca magneticamente, facilitando in teoria l'estrazione del modulo USB. Nella pratica rimane comunque una situazione scomoda poiché
Non è agile la rimozione di tale copertura. Nella maggior parte delle volte occorre intervenire con qualche supporto. Presenta una stampa a tema che ricopre la maggior parte del lato superiore della scocca. Non è un adesivo, è un'applicazione diretta sulla plastica. Cito in aggiunta la gomma antiscivolo che esercita a tutti gli effetti la sua funzione. Cerchi così grossi non li ho mai visti finora e sono ben incollati sul fondello, di sicuro non semplici se eventualmente si desidera rimuoverli. A livello visivo riprendo il concetto che ho espresso nel video riguardo alla Keyboom Phantom 81, ovvero che questa è una tastiera molto divisoria. C'è a chi piace totalmente e c'è chi la rifiuta totalmente. Non è come questa che, bene o male, può essere gradita da tutti. Qui si sceglie il gusto della trasparenza, degli effetti RGB e del tema banale. È sicuramente qualcosa di pacchiano, senza intendere il termine come discriminatorio, ma per il genere che rispecchia. È in tutto e per tutto l'opposto dei miei canoni estetici, che seguono una forma uniforme, minimale, disegni semplici, che hanno un motivo, colori a tinta unita. A livello di immagine c'è differenza tra una tastiera così e la tastiera di oggi. A diversi amici e parenti gli ho posto un sondaggio su tale differenziazione: tamarrata, passatemi il termine, o sobrietà. La maggior parte, praticamente quasi tutta la fetta interrogata, ha preferito la seconda opzione. Bisogna poi vedere il contesto nel quale si pensa di adoperarla. Una persona che utilizza questo strumento soltanto in ufficio, nel 90% dei casi, insomma, ti conferma questa qui. Non ci sarebbero le buone maniere per utilizzare appunto una F68 piuttosto che la Keyboom, ma può comunque avere piacere nel tenerla a casa. Analizzando i negozi che vendono tastiere meccaniche o che le producono anche, si nota che gli effetti RGB vengono a prescindere considerati, perché in questi anni va molto il settore dei videogiochi ed è a tutti gli effetti diventato un emblema di tale ambiente, quindi vengono applicati quasi sempre. Quello che per mia impressione viene meno preso all'attenzione in generale sono i restanti aspetti, ovvero fare tutto trasparente e dare un tema banali come il dangerous, l'alarm e similare. E questo è dovuto al momento che ci attraversa, concentrato su un'estetica semplice, con colori uniformi e spesso tenui, materiali visivamente più pregiati, eccetera, eccetera. Con tutto questo discorso, cosa intendo nel concreto?
che va benissimo produrre, esporre e vendere queste soluzioni. Semplicemente ho fatto un'osservazione e una prova sociale per capire come viene inquadrata una tastiera di questa tipologia. Io posso giustamente solo limitarmi ad analizzare la situazione, non a giudicarla secondo i miei gusti. Essi rimangono pur sempre soggettivi e sicuramente a qualcuno può solo che piacere questo genere.